Ciao a tutti e ben ritrovati nella mia cucina e nel mio canale. Io sono Valeria e oggi ho realizzato per voi una ricetta tipica siciliana, ovviamente sempre in versione senza glutine. Sono dei dolcetti tipici della zona di Trapani, ripieni di crema pasticcera. Ve li presento. E sono le genovesi di Erice. Erice è un borgo medievale in provincia di Trapani, ovviamente in Sicilia. Guardate all'interno, perché ne ho tagliato uno, ne ho tagliato un biscottino, guardate, ed è ripieno di crema pasticcera, ovviamente sempre in versione senza glutine. Se siete curiosi di scoprire come realizzare questi deliziosissimi biscottoni, perché guardate quant'è gigantesco uno, guardiamo insieme cosa ci occorre per realizzarli. Adesso andiamo a creare la nostra frolla senza glutine e per far ciò dobbiamo andare a sbattere 2 uova con 100 g di zucchero semolato bianco, la scorza grattugiata di un limone, e andiamo a sbattere le nostre uova. Adesso andiamo a mettere 80 ml di olio di semi. Io sto usando quello di girasole, ma usate quello che più preferite. E adesso andiamo a mettere 280 g di farina mix senza glutine. Io sto utilizzando quello mix per frolla, ma usate la farina senza glutine che più vi piace. Quando l'impasto si fa un po' più duro da lavorare, lo andiamo a mescolare con le mani, creando il nostro impasto per frolla. Quindi adesso andiamo a lavorare con le mani per creare il nostro panetto di frolla. Allora vi faccio vedere una cosa. L'impasto è venuto un po' appiccicoso, questo significa che le uova erano un po' troppo grandi, ma non vi fate prendere dal panico. Andate ad aggiungere dei cucchiai di farina fino a rendere l'impasto elastico. Quindi vi faccio vedere proprio questo passaggio importante, perché comunque il panetto senza glutine dipende dalla grandezza delle uova. Se le uova sono magari troppo grandi, allora ci vuole un po' più di farina. Vedete che sta avvenendo il panetto? Vedete che il panetto sta avvenendo, quindi niente panico e lavorate con serenità. Vedete che ora il panetto è bello elastico, vedete? Ecco, adesso il panetto è pronto. Vi ricordo che questo tipo di frolla, proprio perché noi abbiamo usato l'olio invece del burro, non ha bisogno di riposo in frigo, quindi noi la possiamo usare subito. Vedete? Che bella elastica. Adesso
sul nostro piano da lavoro andiamo a stendere la frolla. Vedete quanto è elastica ed è bella lavorabile. La andiamo a stendere per bene. Una volta stesa la frolla, andate a prendere un taglio a biscotti. Questo io sto utilizzando diciamo uno stampo per creare le raviole, le cassatelle, anche i sofficini, di 8 cm, perché comunque questi sono dei dolcetti un po' più grandi dei soliti, dei classici biscotti. E adesso noi andiamo a creare un disco. Così ne create tanti, perché ci serve uno per la base e uno per coprire il nostro dolcetto, la nostra genovese. E adesso ovviamente la pasta in eccesso poi l'andate a reimpastare un'altra volta. Ok, e adesso vi faccio vedere. Andate a sistemare su una teglia foderata da carta da forno, le andate a sistemare così. Per iniziare a preparare le nostre genovesi di Erice, vi ricordo che sono dei dolci tipici del borgo medievale di Erice, che è in provincia di Trapani, quindi sono dei dolci prettamente siciliani che io andrò ad elaborare in versione senza glutine. Dobbiamo partire dal fare la nostra crema pasticcera, perché questi dolci sono dei dolci farciti con della crema bianca, la classica crema pasticcera. Ovviamente io vi farò vedere adesso come si fa la crema pasticcera anche senza glutine. E partiamo allora. Incominciamo a preparare la nostra crema pasticcera. Abbiamo bisogno di andare a mettere all'interno di un pentolino 3 tuorli d'uovo che noi andremo a sbattere con 50 g di zucchero semolato bianco e una bustina di vanillina. Vi ricordo sempre che quando preparate dei dolci senza glutine, tutti gli ingredienti che andate a comprare dovete stare attenti e minuziosamente leggere gli ingredienti, che sia riportata la dicitura senza glutine. Adesso sbattiamo i nostri tuorli. Adesso un po' per volta versiamo 500 ml di latte parzialmente scremato senza lattosio, precedentemente riscaldato, quindi deve essere latte caldo. Se non vi piace il latte che sto utilizzando io, potete benissimo utilizzare un latte vegetale. Mescoliamo sempre per bene e adesso incorporiamo 50 g di amido di mais. Mescolate sempre per bene e adesso mettiamo pure una scorzetta di limone e ci spostiamo sui fuochi per far addensare la nostra crema pasticcera. Una volta sui fuochi andiamo a mescolare per far addensare la nostra crema pasticcera. Una volta che la crema pasticcera è bella densa, potete spegnere e lasciate raffreddare.
Adesso passiamo a farcire le nostre genovesi. Andiamo a mescolare la pasticcera e con l'aiuto di un cucchiaio andiamo a posizionare al centro. Mi raccomando, non ricoprite pure i bordi, ma lasciate un po' di bordo, così. Andate a prendere l'altro disco di pasta e andate a chiudere con le mani per bene. Le dovete andare a sigillare per bene. Vi faccio vedere un altro passaggio, così. Sistemate la crema al centro e con l'altro disco di pasta frolla andate a sigillare per bene il biscotto. Procedete così con tutte con gli altri dischi di pasta frolla. Una volta sistemate le genovesi, potete infornarle in forno precedentemente riscaldato a 180 gradi, modalità statica, per 15-20 minuti. Regolatevi in base al vostro forno. Appena sfornate, lasciatele raffreddare prima di toglierle dalla vostra teglia. Adesso le andiamo a spolverizzare con dello zucchero a velo. E poi adesso le andiamo a sistemare sul nostro piatto da portato alzata. E voilà! Le genovesi di Erice senza glutine sono pronte per essere gustate. Buon appetito, un bacione dalla celiaca dell'Etna. E mi raccomando, seguitemi numerosi sui social. A presto con una nuova ricetta senza glutine tutta per voi. Buon appetito! Adesso ne tagliamo una per vedere com'è all'interno. Guardate quanto è bella! Buon appetito!